Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Questo video serve per illustrarvi il calendario dei lavori. Siamo arrivati nel mese di dicembre, un mese un pochino fermo per chi si occupa di apicoltura. I lavori di questo mese sembrano superficiali, ma in realtà sono molto importanti. Vediamoli insieme. Eccoci qua ragazzi, benvenuti ancora una volta in questo nuovo video. Prima di cominciare il video vi volevo invitare ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video se lo ritenete interessante e soprattutto di condividerlo con i vostri amici sui social. Ragazzi, siamo arrivati quindi nel mese di dicembre. Questo mese sembra un mese un po' spento per chi si occupa di apicoltura, ma in realtà è un mese in cui l'apicoltore deve impegnarsi per definire gli sviluppi nella stagione successiva. Quindi il primo compito che noi abbiamo il dovere di svolgerlo con la massima attenzione è quello di pianificare la stagione che deve ancora venire. È vero, lo so, è difficile pianificare una stagione, soprattutto in apicoltura, che è un settore così strettamente legato al meteo, e purtroppo sappiamo che negli ultimi anni il meteo ci è sempre stato contro. Quindi viene un po' difficile fare queste pianificazioni, però per un apicoltore che ha un tot numero di casse e sa che può fare un tot numero di raccolti, si può comunque cercare di stilare una eventuale produzione possibile nella stagione successiva. E questo, se il meteo non sarà così duro come negli anni passati, non potrà altro che essere una previsione che sarà battuta, perché oramai ci siamo abituati a fare le previsioni in maniera scarsa per cercare di non sbagliare in eccesso. È sempre meglio stare un pochino più scarsi, e in questo modo, se capiterà una stagione finalmente che sarà propizia, avremo sicuramente delle belle soddisfazioni. Ecco, questo è il modo con cui mi piace pensare. Per fare una previsione, ad esempio, sul raccolto di miele, sappiamo che una famiglia forte, tenuta forte, con il controllo della sciamatura, possiamo contare su almeno 15 kg di miele sui raccolti più importanti. Quindi ecco, questo per fare una stima. Poi se abbiamo un'annata positiva, questa stima sarà sicuramente battuta. Abbiamo visto che sono arrivate le temperature basse, ad esempio qui da noi nei prossimi giorni sono previsti anche minime che toccano i meno 5, meno 6 gradi, le massime che possono arrivare al massimo a 0 gradi. Quindi la cosa importante è sincerarsi che le nostre famiglie stiano bene e che abbiano le scorte sufficienti. Quindi andiamo a soppesarle in maniera empirica come consiglio io, perché non possiamo avere una bilancia sotto ogni arnia. Quindi andiamo dietro le nostre cassette, le solleviamo con 2 dita, dato dalla nostra esperienza riusciremo a capire quante scorte hanno e se ne hanno a sufficienza. E per quanto riguarda la soppesatura degli sciami, io li alzo proprio di peso perché ce la faccio, e in questo modo riesco a capire anche lì quanto hanno all'interno di miele. Il mio consiglio che do sempre, che ho anche dato alla diretta che ho fatto sulla nutrizione e sull'invernamento, è quello di dare sempre il candito se si hanno dei dubbi. Quindi se non siete sicuri di avere sufficienti scorte per passare questi ormai 2 mesi e mezzo di inverno che ci rimangono, date il candito. È meglio darlo subito, è meglio darlo prima piuttosto che arrivare tardi, o piuttosto che dover salvare una famiglia per i capelli. Quindi ragazzi, mi raccomando, non siate parsimoniosi sulla nutrizione. Un'altra cosa da fare intanto che non si va in apiario è quella di fare manutenzione sulle arnie e sui melari, di raschiare la propoli come nel mese scorso, di cominciare a preparare i telaini infilando i telaini, pulendo i telaini vecchi e disinfettandoli. Nella valutazione della stagione successiva dobbiamo approfittare anche in questo periodo per trovare nuove postazioni, per trovare nuove magari produzioni. Ad esempio nel mio caso io sto valutando postazioni per fare le nostre prime produzioni di castagno. Abbiamo già un paio di postazioni che dovremo andare a visionare appena migliorerà la stagione, perché il castagno sappiamo che fiorisce dopo il tiglio, o qui da noi dopo il tiglio perché i castagni sono in montagna.
altrimenti sarebbe in concomitanza con il tiglio se castagni e tigli si trovano nella stessa zona. Quindi abbiamo un pochino di margine in più, possiamo aspettare magari verso marzo per visionare queste nuove postazioni, e il consiglio che vi do è quello di non fermarvi mai nei posti dove siete e cercare sempre le postazioni nuove, perché potete trovare qualcosa di migliore rispetto a quello che già avete. Nel mese di dicembre dobbiamo concentrarci anche e soprattutto sulla vendita dei nostri prodotti, dobbiamo approfittare delle festività natalizie per proporre i nostri prodotti, che sono prodotti genuini, prodotti a chilometro zero. Possiamo proporre i nostri prodotti in diversi modi e sotto diverse confezioni. Lo scopo anche dell'apicoltore è quello di farsi conoscere. Il nostro scopo principale è quello di diventare il punto di riferimento della nostra zona, e quindi dobbiamo approfittare del mese di dicembre, che è un mese molto attivo sotto il punto di vista della vendita, per cercare di farci pubblicità e cercare soprattutto di far conoscere quello che facciamo. Per questo video è tutto, un video molto breve perché nel mese di dicembre purtroppo le nostre api vanno lasciate in pace, vanno disturbate il meno possibile, e non vediamo l'ora, almeno io non vedo l'ora di rimettere le mani dentro i nostri alveari. E per questo video, ripeto, è tutto. Noi ci vediamo molto presto in prossimi video. Io vi saluto, arrivederci alla prossima, ciao a tutti.